decidere quale dei tre. Oliva, corallo chiaro o rosa? Welcome in le lucubrazioni mentali del Moonchild, benvenuti nell'onda del P170 nell'onda del cane bianco. Buonasera a tutti. Però, ovviamente io sono sempre senza luce, però ho un faretto, oggi sono organizzata, ho un faretto, quindi vedete che la luce c'è. Troppa luce, guardate. Veramente. Un po' più bassa, perché era troppo alto. Bene, com'è andata l'onda scorsa, mio caro Moonchild? Dunque, l'onda scorsa ci siamo ripartoriti e quindi direi che no, è andata super bene. Ogni giorno è stato proprio un tour de force fino a oggi, fino a ieri poi in realtà, con varie strane sorprese, questa luna finale, però vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai, tutto sommato. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, a tutte e tutti. tutti. Aspetta che adesso condivido, perché l'altra volta mi sono scordata pure di condividere, tutta presa dalla luce e non andava, che non va neanche stasera ovviamente, poco prima della diretta, tutto si è spento. Tutta presa dalla luce e non andava. Ecco qua. Anche io infatti dovrei condividere, forse sarà il caso. Allora, qua. Come mai? Bonsoir Marzia. Ciao Marzia. Welcome. Ciao Marziolina. Così non toccare il bicchiere sbagliato come prima. No comment. Eccoci qua. Quindi benvenuti a tutti. Ciao Stone. Chi è? Anche lo Stone che ci segue. Ciao Mister The Temple of Sun. Se voi non sapete, su Instagram e c'è una pagina in Facebook, si chiama The Temple of Sun, ed è questo negozio meraviglioso di... Ecco la luce è arrivata, vedete? È tornata! Che bello! È tornata la luce ed è tornata l'aria condizionata, fondamentale, Watson. Per quello. Beh, con l'onda del dog è perfetto lo Stone, perfetto. Un cancro, però siamo nel leone, però siamo ancora la luna in cancro. Quindi. Sì, esatto, no, l'energia ancora è quella. Allora, benvenuti, vedete proprio, ha aspettato di iniziare e la luce ci ha graziato ed è arrivata. Quindi benvenuti nell'onda dell'amore. Finalmente parliamo di amore e lasciamoci guidare da questo cuore che, come ho scritto nel post, l'amore guida. Non so come sono messa perché mi sono preparata al buio, ragazzi, e non vedevo assolutamente niente, ma il mio cuore è sempre con voi e sapete che il mio cuore vi ama sempre ed è sempre lì e non cambia nulla, ok? Quindi iniziamo questa sera parlando di questa meravigliosa onda, come vi ho detto, per me è, come qualcuno mi dice, ti piacciono tutte le onde? No, non è vero, però ci sono delle onde che ovviamente sento molto di più. Ciao figlia, stavo per parlare di te. Ciao! E ovviamente io in questa onda
ho deciso di fare scendere sulla terra la mia Holly. Quindi per quello che posso non amare questa onda del cane, no? Dell'amore. E tu lo testi anche, è uno dei tuoi 4 glifi, insomma, non è che... Lo so che mi sentivi e quindi sei arrivata proprio a puntino. E come vedete stasera invece ho voluto indossare l'abito rosso e non l'abito bianco in onore di Maria Maddalena e di tutte le donne russe. Perché sapete che qua in Egitto tutti i dipinti che ci sono in tante chiese, ci sono tutte le sacerdotesse vicino a Maria e Gesù, tutte vestite di rosso, ed è bellissimo, sono dipinti bellissimi nelle chiese. Quindi onoriamo questo 22 luglio. Ciao Anna, ciao Elisabetta, onoriamo questo 22 luglio, onoriamo il giorno di Maria Maddalena, onoriamo questa onda del cane che ci porta proprio in contatto veramente con farci guidare da quell'amore di cui abbiamo tantissima paura, no? L'amore che rifiutiamo e cerchiamo, ma che solo ci chiede di arrenderci. E in questa onda ci viene richiesto proprio di camminare verso una grandissima fedeltà, no? Ma la fedeltà verso chi? Verso voi stessi. La fedeltà verso chi siete. Pensate se tutti fossimo veramente fedeli a noi stessi, a quell'amore che sentiamo per noi, dove tutto forse sarebbe più facile, invece di metterci delle maschere per farci amare, per essere più belli, per essere migliori, ma noi siamo già migliori se ci lasciamo guidare da questo, no? Dal nostro cuore. E quindi per quello questa onda mi piace anche perché in questo momento, con tutti i movimenti che ci sono, e come no, trovare un attimo un balsamo in cui respiriamo e siamo qua e vediamo che cosa ci porta, dove vogliamo arrivare, no? Tutte queste difficoltà che ci creiamo con l'amore. E quindi impariamo a lasciare che il nostro cuore ci guidi. Quindi lasciate in questi 13 giorni questa guida al vostro cuore. Provateci. Provate a essere leali verso voi stessi, quello che sentite, quello che provate. E l'amore cosa ci chiede, come un bambino, no? Di giocare con lui, di mettere giù quei piedi ed essere ben connessi e portare giù quella che è la nostra verità. Sto parlando di qualcosa di molto difficile, lo so, ma è molto più facile di quello che pensate, no? Che stiamo elucubrando tantissime cose. Invece provate a sentire quanto tutto sia semplice se ci lasciamo guidare. Mm? Bene, bene, quindi entriamo nell'energia di questo Kin 170, cane magnetico oggi, quindi attiriamo quell'amore. Volevo mettere il mio telefono in silence, ok, così non ci disturbano. E grazie a tutti di esserci, come sempre. Sapete che noi vi condividiamo le nostre visioni tramite gli oracoli, come ho detto, che mi accompagnano, quello che vogliono comunicarvi, e Moonchild tramite la grande scienza galattica dello Solkin e cerchiamo di accompagnarvi in questi cambi. Questa onda è molto importante perché poi ci parlerà Moonchild, finisce l'anno galattico, inizia il nuovo, quindi c'è un grandissimo passaggio ed è bellissimo che tutto questo avvenga proprio con l'onda dell'amore, no? Come se fosse un battesimo, come la nostra
amata Venus, che da lassù ci accompagna. Io qui dove abito, a Luxor, è veramente molto brillante, molto vicina e la vedo a occhi nudi ed è proprio qui, vicino a me, sopra la mia Magic Room, nel mio giardino, e quindi diciamo che l'abbiamo invitata questa sera a partecipare insieme a noi, a parlare un pochino di questa cosa. Mm? Allora, facciamo un grande respiro e cominciamo a leggere l'affermazione di oggi del cane bianco. Vediamo che cosa proviamo a sentire. Quindi proviamo oggi, in questo tempo che siamo insieme, a soltanto sentire dal nostro cuore, senza troppo pensare, senza troppo dire devo fare, oddio, oddio, no, lasciamoci sentire, lasciamoci accompagnare come un bimbo che si fa accompagnare per mano e sente soltanto dal cuore. Io unifico per amare, attraendo la fedeltà, sigillo il processo del cuore con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. C'è un grande respiro. Vedete cosa dice? Attraiamo la fedeltà, ma la fedeltà è in voi stessi, in chi siete, quello che portate. Siate solo fedeli a voi questi 13 giorni. Fatevi guidare con quel meraviglioso cuore che batte, 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 batte. Bene, andiamo a vedere cosa ci vuole dire questa onda per questi 13 giorni. Guardate, questa onda ci chiede di portare veramente un cambiamento e di portare la nostra essenza, e guardate un po', non a caso oggi è il giorno della Maddalena, ci dice di portare quel femminile che è in noi, un qualsiasi, in ognuno di noi, maschi e femmine, non cambia assolutamente nulla, e di portare quella visione, di portare quella creazione che vogliamo veramente portare nella nostra vita. Se siamo fedeli a noi stessi, noi possiamo vedere quella creazione, dove vogliamo andare, cosa vogliamo creare. E bisogna iniziare a camminare veramente leggeri, a lasciare andare quei pesi che abbiamo in quello zaino e che non ci servono più. Quindi alleggeriamoci e focalizziamoci su quello che vogliamo creare e come facciamo ad arrivarci, lasciando libera la strada, cioè noi dobbiamo liberare questa strada. Quindi oggi questa onda ci dice cambia, taglia ciò che non serve e inizia a camminare e liberare la strada per arrivare dove veramente tu vuoi andare e creando quello che veramente per te ha un senso, mi viene da dire, ok? Sentire, senso, sto giocando con le parole stasera, no, arrivano così, perché c'è qualcosa che dobbiamo fare. E voilà, i giochi sono fatti. Quindi oggi questo cane magnetico che apre oggi ci dice guarda davanti a te, ci sono molte strade che puoi percorrere, a queste strade che ti sto offrendo come percorsi dove camminare, come percorsi da iniziare a scoprire,
che possono essere dentro di te o fuori di te, ma sono a tua disposizione. Ciò che tu devi fare è semplicemente di camminare leggermente, non preoccuparti di nulla, hai bisogno di nulla, tutto ciò che ti serve dentro di te è nel tuo cuore, quindi è assolutamente a tua disposizione. Quindi ti dice questa onda, riporta armonia nella tua vita, riporta quell'armonia in quello che tu vuoi portare nella tua vita, in come vuoi amare, in come puoi usare quella lealtà verso te stesso. Quindi non manipolare, ma stai veramente come un bilanciamento. Porta veramente la tua verità per te stesso, soprattutto in questo momento. E per un attimo rimani fermo, ascoltati e rimani attento a ciò che sta muovendo intorno a te, perché lì troverai la risposta. Se ti fermi un attimo invece di esagitarti, di correre, di muoverti, lì vedrai e troverai esattamente la risposta a ciò che stai cercando. Perché si apre una strada, c'è qualcosa di nuovo che si apre, proprio per trovare quella creazione che ho detto prima, la tua creazione, cosa vuoi portare nella tua vita e con quanta eleganza e leggerezza tu la vuoi portare per te stesso, per tutti quelli che ti accompagnano, ma con una grande lealtà e libera la strada per arrivare lassù dove vuoi arrivare, nel castello dove vuoi andare. E sì, certo, hai tutti i doni che ti stanno accompagnando, tutto quello che tu sai, tutto quello, tutte le qualità, come vi ho detto io sono stanca di chiamare doni. Chiamiamo le qualità, qual è le qualità che abbiamo? Portiamo quelle qualità veramente con una grandissima leggerezza, come se danzassimo, come quando danzate, no? E vi lasciate andare. Allora in quella danza voi potete portare le vostre qualità a vostra disposizione e metterle a disposizione di chi amate, di chi vi accompagna, di chi è vicino a voi. E a quel punto cosa vi è richiesto? Di affidarvi. Di affidarvi assolutamente perché è giunto il momento che voi crediate in voi stessi, che crediate nel vostro cuore, crediate in quello che sta arrivando per voi. È assolutamente importante. Quindi smettete di essere schiavi, ma liberatevi da ogni catena e lasciate che il vostro cuore, come ho detto prima, vi guidi, vi faccia sentire qual è la strada che è più giusta da percorrere per voi. Qualcosa andrà lasciato andare, qualcosa che non cresce più va tagliato, ma perché io devo arrivare, devo liberare la mia strada e devo essere fedele a me, non fedele a nessun altro, dentro e non fuori. E a quel punto lascio anche andare delle cose del passato, perché c'è una chiamata e io vado avanti per quella chiamata che ho, perché è giunto il momento che io rispetti chi sono, che rispetti la mia verità, che mi prenda cura di me in tutte le mie parti e che non mi vergogni di essere chi sono, perché la mia verità è comunque importante come la tua. Quindi camminate lealmente verso chi siete, a testa alta, col sorriso e divertitevi, gioite di quel cuore che avete, quel bambino che è ancora lì e che ancora voglia di giocare. E E allora camminerete, comincerete a trovare veramente qual è la vostra strada, dove volete veramente andare e ricontatterete quelle emozioni, perché io mi do il permesso di essere chi sono e io sono le mie emozioni.
non devo nascondere le mie emozioni, non sono sbagliate le mie emozioni, le porto qua con un grande amore verso me stessa, onorando chi sono, essendo leale verso di me, offrendo il mio cuore alla mia strada e offrendomi a quel cuore. E allora sì, guardate, senza volere non l'avevo ancora vista, proprio il cuore. Allora sì che mi perdono per tutto quello che sta, scusate, rido perché è meraviglioso, cioè io le amo le mie bambine, le amo profondamente e siamo in una simbiosi perfetta, quello che loro mi stanno dicendo dall'alto è assolutamente qui davanti a me, quindi non posso che onorare e mi perdono per tutto quello che è stato, se ho fatto degli errori perché mi permetto di essere umano, in questa onda mi permetto di essere umana con il mio cuore, mi permetto di essere qua, qui e ora, piantata in questa terra, lo sapete, i piedi devono stare giù sulla terra, verticati, allora posso portare la mia verità, allora mi posso perdonare, posso sorridere ai miei errori, perché so che quel cuore mi sta accompagnando sempre e non mi lasci. Inizio veramente a quel punto, col mio cuore, a cercare esattamente cosa voglio che sia nella mia vita, cosa c'è di sano, voglio portare qualcosa che proprio mi faccia stare bene, quell'armonia in cui io sono esattamente dove devo essere. Allora posso manifestare da quel cuore la mia parola, il mio essere, le mie creazioni, tutto quello che voglio portare, perché tutto è pronto in quel momento, è pronto per iniziare una nuova strada dove io sono il centro, io sono la regina della mia vita e mi prendo cura della mia vita senza nascondermi, essendo semplicemente chi sono, qui ora, portando quell'amore in questi giorni così potenti, in questi giorni dove ci viene chiesto di guardarci, ci viene chiesto di accompagnarci, di essere leali e di continuare ad andare avanti, come Joshua faceva in Maddalena. Continuate ad andare avanti a portare la vostra parola, non fermatevi mai, perché ci sono persone che stanno aspettando quella parola. Quindi, essendo leali verso noi stessi con questa onda del cane bianco, noi continuiamo a portare noi stessi e a manifestarci ogni momento e a cambiare, non siamo più quelli di prima, quindi rispettiamo chi siamo oggi. E da lì possiamo ricominciare a ricostruire la nostra vita in un modo sano, sano per noi, mica sano per nessun altro, sano perché io porto l'amore nella mia vita e quando porto l'amore nella mia vita, cosa succede? Che porto armonia dentro di me e a quel punto io sono quell'armonia, io sono quel cuore e rincomincerà l'anno galattico Maya e incomincerà proprio da qui, dall'amore, dal cuore, dal permettermi di portare veramente chi sono, togliendo tutti quegli orpelli, togliendo tutte quelle costruzioni che ci mettiamo intorno. Come sapete, io amo distruggere tutte quelle costruzioni che ci mettiamo intorno, ma non è che amo distruggere, non ci serve. Non ci sono barriere, non ci sono barriere all'amore, non ci sono barriere per noi per manifestare la nostra verità, se siamo fedeli a noi stessi. Tutto è molto semplice, come vi dico sempre. L'amore è semplice, non complichiamo. Vediamo quali sono i miei aiuti. Che ci accompagnano in questa onda di cane bianco. Non poteva essere che lei, guardate, la mia amata Sekhmet. Lei cosa dice?
e chi è stato come nel tempio di Sekhmet in Egitto lo sa bene. Lei dice, qualcuno non ci vuole più tornare, ma va bene, così è lo stesso. Eh, sii fedele a te stesso. Non tradirti mai quando inizi a percorrere una strada e decidi che è il momento di tornare a te. Cammina dritto per quella strada. Sii leale verso quella che chi sei tu. Non iniziare a dire che vuoi fare delle cose come quando vogliamo iniziare a fare dei lavori, poi un po' a destra, un po' a sinistra e ce la raccontiamo. Smettiamo, sai come dice proprio questo? Smettiamo di raccontarcela e andiamo dritti, dritti a quella che è la propria verità. Smettiamo di tradirci. Onorate il vostro cuore, onorate l'essere che siete, il vostro spirito e il vostro corpo. Qui e ora camminiamo una grande lealtà e fierezza. Fieri di che cosa? Non per ego, ma di essere fieri di chi siete, così come siete. Le carte del sole e della luna. Guardate, aria. Siate leggeri, respirate, siate leggeri e portate veramente quella vostra parola. Aurora, che è stata con me, la Sequin da non molto, infatti dice Sequin non tradirti mai più, uno dei messaggi che ha ricevuto, no? Quindi siate leggeri e portate avanti la fierezza in voi, ma una grande leggerezza e con un grande amore. Grazie vi leggo questo meraviglioso poema del cane bianco. Sapete, questi poemi sono veramente meravigliosi. Io sono il compassionevole, codificato dal cane bianco. 10 è il mio numero completo. Io sono colui che conforta senza età, il leale. L'amore è la mia legge. Saggio io sono sulla via della conoscenza empatica. Dalle mie 2 mani di luce io irradio la buona volontà a tutti gli esseri in tutti i regni. Io alzo la mia mano destra, palmo aperto e libero. Nessun segreto in me. In assenza della paura non c'è niente da nascondere. Tutto cuore, pazienza e gentilezza. Questa è la più profonda, onnipervadente saggezza universale. Nulla esiste che non sia un'espressione di tutto questo amore, omnicomprensivo, perché l'amore è il potere manifesto della compassione. Conoscere me è ricordare che l'amore è la luce che tiene insieme il sognare. Meraviglioso, no? Quindi grazie mille per Grazie. di ascoltarci e passo la parola al mio caro a te. Grazie tesoro, bellissimo, grazie. Allora, dunque, entriamo appunto in questa descrizione di questa onda che, come già diceva Shams, rappresenta la delicatezza, rappresenta l'armonia, rappresenta quanto riusciamo ad accettarci così come siamo, e perché tante volte è molto più facile, questo dalle labbra di un dragone è abbastanza testato, che è molto più facile più delle volte andare verso il soccorrere gli altri
e nell'aiuto e nel donarci, ma è invece ancora più difficile provare e ammettere di avere bisogno, accettare l'amore e quello che siamo, quindi amarci per come siamo in toto. Questo lo dico perché sarà fra l'altro tutta la tematica che attraverseremo lungo, quindi state bene attenti perché è importante, questa è la tematica che attraverserà tutto il nuovo anno galattico, perché il nuovo anno casca esattamente fra 3 giorni, se non sbaglio, sì, tra il 26, oggi è il 20, 23, sì, giù di lì. In pratica saremo su questa frequenza di questa onda e quindi rispetto a quella da dove provenivamo, anche come glifo, che eravamo proprio nel glifo che ci siamo lasciati alle spalle dietro, che è la luna rossa, fra l'altro nel tono 4, abbiamo avuto bisogno, era anche un portale di attivazione, il glifo 69, sull'onda della lacciatura dei mondi, che ci chiedeva di fare un lavoro molto, molto fastidioso, molto doloroso anche a volte, per entrare in quelle ferite un po' antiche che ci portiamo dietro animicamente e che richiedevano attenzione e una sorta di ricerca per una cura e un balsamo che potesse aiutarci. Quindi questo lo dico perché come anche l'onda da cui proveniamo, che appunto terminava con ieri la luna cosmica, parlava di un recupero di un femminile e comunque della sacralità del femminile che tante volte sia uomini che donne lasciano indietro, perché in questa società purtroppo provare compassione e soprattutto verso noi stessi è indice di debolezza, cioè è indice di vergogna, è indice di non essere, no, all'altezza, di non essere mai forti abbastanza. In realtà il cane ci insegna proprio questo, perché, perché proprio nella, diciamo, nella firma galattica del cane viene proprio raffigurato questa vicinanza della luna rossa, quella da cui ci lasciamo e dall'anno e dal termine della onda appena passata. Non a caso adesso ce lo troviamo di fianco come alleato e amico, quindi siamo tornati, dovremmo, se non ci siamo, dovremmo essere tornati in armonia con quella parte molto, molto ferita, molto delicata. E quindi questo ci aiuta perché per entrare in quel cuore e lasciare appunto lo spazio per far entrare ciò che c'è di bene, ciò che dobbiamo discernere dall'esterno e anche dalle persone che ci circondano, che scegliamo, che ci stanno vicine, dobbiamo proprio avere chiaro adesso e le acque devono essere limpide in questo senso, quindi lasciamo lo spazio salubre appunto e la pulizia che abbiamo fatto per far entrare solo cose che ci fanno bene. Cerchiamo perlomeno, io dico a me stesso, dico cerchiamo, perché io sono una persona che purtroppo fa molto i conti con queste tematiche e ho delle ferite molto molto forti e la tematica luna rossa, io sono nato sull'onda la luna rossa, per cui me la porto proprio indelebile come cicatrice, però può diventare appunto, le nostre fragilità possono diventare i nostri strumenti e le nostre armi più potenti. Ricordiamoci questo, che non ci dobbiamo né vergognare, e Shams me lo ricorda sempre, quasi ogni giorno, poveretta, però ci ha fatto il... Canta subito. Infatti, e più o meno, insomma, chi mi è molto vicino mi conosce bene lo sa. Comunque questa è una lezione che volevo, cioè è meravigliosa e credo che risuoni un po' a tutti. Dicevo, la tematica del nuovo anno galattico sarà proprio questa, quindi raggiungere e ricontattare di nuovo, si parla di femminile sacro al termine di questa onda, perché troviamo
l'alta sacerdotessa del vento bianco. Però al contrario della terra rossa, questa è più delicata perché poi il colore è bianco, andiamo più nel raffinare, quindi nel pulire delicatamente, cerchiamo veramente di utilizzare la gentilezza, di essere più caritatevoli possibili, ecco, verso di noi, soprattutto perché poi quando incontreremo poi nel tono 11, comunque la lezione del cane trova diciamo il suo controaltare nel sole giallo, che è la sua sfida. Perché voi direte, visto che comunque tutti e due nutrono in maniera incondizionata, il sole illumina, dà la vita e soprattutto porta al cane la luce che serve interiormente. Il sole invece la esteriorizza, la esterna, cioè il sole non ha bisogno e non può entrare dentro se stesso, perché il sole è già il cuore che ci dà la vita e ci illumina. Quindi al cane insegna che solo quando siamo pronti e conosciamo il cuore e ciò che abbiamo dentro e ciò di cui abbiamo bisogno realmente, solo lì possiamo fungere da sole per gli altri, ok? Quindi entrare anche in una fase, insomma, caritatevole e accudente. Questo è. Poi sotto abbiamo invece la scimmia blu, che non a caso sincronicamente incontriamo su questa onda proprio domani e nel tono 2. Quindi la sfida grande, che sfida sempre poi il tono cristallo, in cui abbiamo il drago, ci ripete che, e qua passo già, questo era tutto quello che riguarda un po' in larga scala, diciamo, la tematica annuale e il glifo in sé del cane. Domani entriamo appunto nella scimmia, e la scimmia ci fa ricordare che quel bambino interiore che abbiamo e che tante volte scalcia perché comunque vuole anche un attimo alleggerire, prendersi gioco delle pesantezze del quotidiano, di tutto quello che comunque a volte ci promettiamo ma poi non manteniamo, e ci vengono anche fatte promesse che non mantengono. Insomma, lui ci fa capire che dobbiamo tornare a giocare appunto con l'illusione, con la magia e con tutto ciò che anche l'inaspettato può cambiare le cose così inaspettatamente, quindi può sicuramente creare sconforto e fastidio, ma ci aiuta a farci una risata sopra, fondamentalmente. Ecco, questo è. Questa scimmia appunto ci fa tornare in amicizia con questo nostro bambino che avevamo lasciato indietro, perché comunque sai, bisogna, in questo mondo comunque di adulti, bisogna sempre un po' scordarci di quanto siamo in realtà, siamo rimasti in quella purezza, in quel gioco, in quella leggerezza. Quindi recuperiamo tutte queste cose andando avanti e iniziamo infatti a sciogliere questo laccio, questo guinzaglio che ci tiene legati, infatti, l'umano elettrico. E qui faccio gli auguri a Ollin, che è il suo complekin, e lei è nata meravigliosamente su questa energia. Non a caso lei è anche poi Sagittario, quindi ci fa capire quanto veramente questo guinzaglio vada slegato e deve andare, questo cane, questa energia del nostro cuore, verso assolutamente quello che guida semplicemente la nostra più alta volontà. Ecco, quindi fregarsene altamente di tutto quello che ci viene imposto e seguire quindi la strada del cuore a tutti i costi. Quindi l'umano ci darà molta forza in questo, per proprio liberarsi dal gioco delle strutture che inchiodano e non fan sì che questo cuore non si possa aprire per fare ciò che amiamo fare e scegliere la strada che vogliamo percorrere.
Dopo andiamo nel viandante. Nel viandante 4, qui creiamo una sorta di veicolo che sia assolutamente comodo e spazioso abbastanza per definire e per apportare la nostra profezia, quindi ciò in cui crediamo. Qua cerchiamo di dare una forma e di essere assolutamente attenti nel veicolarla, quindi cercando sicuramente di spostarci e di portare il nostro messaggio sempre comunque dal cuore, in purezza, in candore, verso però solo ciò che è pronto ad essere accolto. Questo è anche un portale, quindi non forziamo, non ci accanniamo, semplicemente cerchiamo appunto con morbidezza e gentilezza di portare quello che sentiamo e quello che ci viene tramandato dalla nostra anima. Poi abbiamo il Mago 5 e qui, fra l'altro non l'ho detto, ma questo giorno qui è il giorno fuori dal tempo. Questo giorno del viandante è importante per fare pace, fra l'altro anche un portale quest'anno, 173, fare pace e portare quindi a reset, come dire, tutte le storie che abbiamo vissuto, diciamo che ci vogliamo anche lasciare alle spalle. Qua ringraziamo, perdoniamo e lasciamo andare. Questo giorno è molto importante, è l'unico giorno verde dell'anno, quindi questo sarà di quest'anno. Dopo appunto entriamo nel nuovo anno, il primo giorno 26 luglio, Sirio che si leva insieme al Sole, e incontriamo questo mago meraviglioso che rappresenterà e darà questa spinta fortissima nel rafforzare l'incanto di quello che vogliamo cambiare e quello che assolutamente riceviamo. Dobbiamo a nostra volta cercare di trasmetterlo e di crearlo attraverso la nostra immaginazione, con la radianza proprio della sì, di questo raggio fortissimo che ci entrerà dentro, e cerchiamo di portarci vicino a persone, luoghi, situazioni che risuonano in questa stessa nostra frequenza. Quindi sarà molto importante trovare alleanze quest'anno, perché il mago intonante cerca comunque di dimostrare la propria magia, quindi il proprio modo di vedere come potrebbe cambiare, come potremo cambiare la realtà. Quindi ovviamente tutto questo sotto il filtro delle lenti del cuore, quindi tutto fatto assolutamente dal cuore. Poi dopo abbiamo l'aquila ritmica, e con l'aquila andiamo a bilanciare in qualche modo ciò che ci arriva e ciò che riusciamo a incanalare, innalzandoci e innalzando questa mente non egoica, quindi al di sopra della pesantezza, diciamo, di ciò che ci tiene prigionieri in quella solita grigia visione. Qua cerchiamo di trovare l'armonia fra cuore e mente, e ci innalziamo, e così riusciamo a creare quello che la mente alta dell'aquila vede solamente innalzandosi, quindi a se stesso per ricevere la visione. Dopo abbiamo il tono 7, che siamo nel cuore dell'onda, anche questo è importante, che è un portale ed è anche un segno chiaro di Pakal Bhutan. Questo è il guerriero giallo risonante. Il guerriero 7 è un monaco guerriero, in pratica è come un po' anche l'arcangelo Michele, se vogliamo. Lui agisce semplicemente trovando le soluzioni, però ispirato da una legge che va al di sopra dell'attuale, diciamo,
vigente terrena, è qualcosa, diciamo, riceve delle risposte e apre dei campi mentali che vanno al di là del conquistare favori, del conquistare qualcosa anche di materiale. Il guerriero si batte per ciò che sente e quindi assolutamente di cuore avanza e va in avanscoperta, scopre e crea quindi sintonia fra la mente e il cuore. E quindi questo è il canale che ci servirà per arrivare a quel vento cosmico, perché solo con la mente lucida anche riusciamo a comprendere poi quello che più ci serve e più ci fa stare bene. Dopo andiamo nel tono 8, che è la terra rossa galattica, e qui abbiamo fatto il lavoro precedente, quindi integrando tutto il risveglio che abbiamo riscoperto camminando in maniera più, come dire, sintonizzata al ritmo del ciclo naturale terreno, quindi in armonia con la mente terrestre planetaria. Abbiamo capito che possiamo evolvere, possiamo diventare parte attiva, risvegliata, camminando su questa terra, e quindi bypassare tutto ciò che è il dolore emotivo che ci portiamo dietro, che ci trasciniamo alle volte un po' come una zavorra, ecco. Quindi abbiamo imparato a comunicare più alto, ecco, il nostro sentire attraverso questa onda, e qui lo mettiamo proprio in gioco. Dopo abbiamo lo specchio 9, che è il solare. Lo specchio solare infatti ci fa capire realmente, già nel tono 9 ci avviciniamo sempre di più a quel riflesso che inizia e ci mostra sempre più da vicino e in maniera più nitida quello che l'ordine, diciamo, che dobbiamo portare per vederci di nuovo integralmente, quindi per vederci assolutamente realizzati sia dall'esterno, cioè da ciò che proiettiamo e da ciò che riceviamo. Quindi qua c'è un grandissimo ritorno a chi siamo realmente. E poi abbiamo, e accettazione soprattutto. Poi abbiamo la tempesta, infatti tutto questo per prepararci alla tempesta planetaria, che la tempesta planetaria ci fa, ci crea ci calibra, diciamo, la giusta energia, perché possiamo renderla poi utile e quindi manifesta in tutto ciò che dobbiamo ritoccare, riguardare, in tutto ciò che ci ruota intorno e che creando scompiglio ci chiede semplicemente di ritornare a quella pulizia, a quei colori che siamo pronti e dobbiamo essere pronti qui a manifestare. Quindi raccogliamo tutte le energie e tutta la calma, la pace che ci serve per produrre questa perfezione e diciamo, queste nuance, questo spettro di colori già completo che possiamo già manifestare. Quindi siamo pronti soprattutto a manifestare un arcobaleno nella tempesta planetaria. Cioè, più lavoro abbiamo fatto e meno sarà lo scompiglio che ci dovrà creare ovviamente questa tempesta planetaria, perché qua ci avviciniamo sempre di più al termine. Infatti adesso incontriamo il Sole, che, come dicevo, è la sfida, e la sfida nello spettrale apre quel canale di cui vi ho detto e fa una sorta di non tanto di pace, però crea
e ritorna armoniosamente a comprendere quanto il maschile, il maschio, comunque l'uomo, senza l'energia e la frequenza della delicata, riflettente, quindi accogliente del femminile, non può, diciamo, non può informare e brutalmente illuminare la verità se non è prima guardata interiormente. Quindi qua, insieme al cane, il portale si apre e viene tutto armonizzato e tutto può essere benissimo, diciamo, ricevuto e donato. Quindi c'è un interscambio assolutamente equo e salubre di ciò che ci permettiamo di ricevere, dell'amore che ci permettiamo di darci e di farci tornare indietro, e quello che emaniamo. Quindi qui non c'è accanimento, non c'è nessun tipo di ritorno opportunistico oppure meccanicizzato. Poi abbiamo nel tono 12 il cristallo del drago, e il cristallo infatti del drago ovviamente consacra se stesso, quindi tira fuori allo scoperto, in trasparenza, tutte le ombre, tutti questi draghi, questi misteri che gelosamente e per paura, anche se sono e fanno parte di noi stessi, non abbiamo il coraggio di accettarli e di curarcene. Con il drago cristallo qua siamo assolutamente pronti, perché ci parla appunto di consacrare, di sacralizzare questi misteri e queste ombre, di portare allo scoperto, di farle guarire e di rendere comunque un servizio anche agli altri in questo, cioè, perché nel senso che aiutando poi gli altri, facendo vedere le proprie ferite, gli altri possono capire come ci possono aiutare, e così anche di ritorno, al contrario. E poi il gran finale appunto del vento cosmico. Il vento cosmico ci chiede di assolutamente andare oltre, andare al di là di ciò che è di ciò che viene semmai interpretato oppure verbalizzato. Cioè qua c'è proprio il sentimento che viene espresso e viene sentito. Il cane è proprio il sentire dal cuore. Quindi il vento che parla di comunicazione alta, di comunicazione profonda dello spirito attraverso il respiro, ci comunica che se non ascoltiamo noi non possiamo comprendere tutto l'amore, e se non ci ascoltiamo non possiamo comprendere l'amore che ci viene diciamo che richiediamo, e che allo stesso tempo possiamo di ritorno donare, però semplicemente stando nell'ascolto e nel silenzio. Tante volte noi parliamo e cerchiamo sempre affannosamente di aiutare, comparando la nostra situazione con, per esempio, quella di un'altra persona che sta soffrendo. In realtà noi dobbiamo entrare nel cuore di questa persona, e per fare questo il più delle volte basta il silenzio, veramente, basta il silenzio e la presenza di cuore, ok? Quindi questo è il vento cosmico bianco. Impariamo ad ascoltare soprattutto, più che a dire la nostra, a dire perché a noi è andata così, allora vedrai che questa cosa ti farà bene. Cioè ognuno è maestro soprattutto di se stesso, ecco, secondo me. Va bene ricercare sicuramente maestri o comunque aiuti quando ne abbiamo bisogno, però soprattutto dobbiamo essere umili e dobbiamo prima di tutto ascoltare il nostro cuore, noi stessi, e quindi entrare dentro soprattutto. Perfetto, abbiamo terminato. Adesso vi leggo anch'io la mia versione del poema galattico del cane bianco, che è
il numero 14, no, scusate, ho confuso, non è il mago, è il cane. Oddio, ho confuso tutto. Il numero 10, scusate, numero 10. Siamo al numero 10. Il mago è perché sì, vabbè, quest'anno saremo mago. Nel mago, eccoci qua. Allora, il compassionevole. Io sono il compassionevole, codificato dal cane bianco. 10 è il mio numero completo. Io sono il consolatore senza età. Il leale. Amore è la mia legge. Saggio sono io nelle modalità di conoscenza empatica. Dalle mie 2 mani di luce irradio bontà a tutti gli esseri in tutti i regni. Elevo la mia mano destra, il palmo aperto e libero, nessun segreto in me. In assenza di paura non c'è nulla da nascondere. Tutto cuore, pazienza e gentilezza. Questa è la più profonda saggezza universale che pervade ogni cosa. Nulla esiste che non sia un'espressione di questo amore che abbraccia tutto, perché l'amore è manifestazione del potere della compassione. Conoscermi è ricordare che amore è la luce che tiene unito il sogno. Perfetto. Grazie Moonchild. Grazie a tutti voi, come sempre, del calore, dell'amore, dell'attenzione. Siate fedeli quindi a quel cuore e a chi siete più possibile. E poi ne riparliamo nel nuovo anno galattico. Grazie a tutti, quindi buona onda del cane bianco, fatevi guidare dal cuore, lasciatevi portare e buon inizio del nuovo anno galattico. Aho. Auguri Ollin, che mi sono dimenticato di farti gli auguri. Esatto, Buon completin. Fra 2 giorni, domenica. Grazie a tutti come sempre. No, è il lunedì. Il 24. Sì, lunedì. Quindi grazie a tutti di averci seguito come sempre. Veramente, grazie. Grazie di cuore. E vi abbracciamo forte forte. Un grande bacio d'amore, un grande cuore, vi vogliamo bene, vi vediamo sempre dentro di noi e con amore. Buona onda, ciao a tutti, ciao Moonchild, ciao a tutti, buona serata, ciao. Un bacione.